Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele e questo è il nuovo Xiaomi Mi Watch Lite. Si tratta dell'ultimo smartwatch di casa Xiaomi, fratello minore dello Xiaomi Mi Watch, di cui vi ho parlato qualche mese fa. Uno smartwatch purtroppo mai arrivato ufficialmente qui in Europa, nonostante le promesse della stessa Xiaomi, ed è stato un vero peccato perché si trattava di un dispositivo molto promettente con eSIM, pagamenti NFC e tanto altro. Pazienza. Ma fortunatamente la nuova versione Lite è arrivata qui da noi e propone un design simile al modello più grande ma con meno funzionalità e ovviamente un prezzo inferiore. Mi avrà convinto? Scopriamolo! Nella sua confezione troviamo, come sempre più spesso accade con questi smartwatch, il minimo indispensabile, ovvero un corposo manuale di istruzioni, fortunatamente tradotto anche nella nostra lingua, l'italiano, e su cui troviamo il QR code necessario per scaricare l'applicazione sul nostro smartphone. Applicazione che oserei dire, mai come in questo caso, fondamentale, non tanto per avviare lo smartwatch, in quanto sì, è necessaria l'applicazione che poi andrà a scaricare degli aggiornamenti, ma anche per accedere a tutta una serie di funzionalità che andranno ad espandere le possibilità di questo dispositivo. Basetta di ricarica marchiata Mi, ma sfortunatamente non è né magnetica né wireless, è semplicemente a clip. Inoltre il cavo di alimentazione è integrato, non è removibile, quindi se rovinate questo cavo dovrete cambiare l'intero pezzo. E ovviamente lo smartwatch che è già qui al mio polso. L'indossabilità è eccellente su qualsiasi polso, in quanto questo smartwatch è 1 molto sottile e 2 anche molto leggero. Il cinturino in dotazione è in gomma. Peccato solo che questa clip di fine corsa vada a sfilarsi un po' troppo facilmente, vada letteralmente a scivolare, lasciando il cinturino a penzoloni, che non è una cosa bellissima. La cassa è realizzata interamente in plastica, ma nonostante questo la qualità percepita è discreta. Troviamo il cardiofrequenzimetro nella parte posteriore e i 2 contatti di ricarica. Sulla parte destra invece abbiamo un piccolo tasto che servirà per attivare lo smartwatch e per accedere al menu con tutte le funzioni. Per quanto riguarda il display invece troviamo un'unità da 1.4 pollici con cornici molto spesse da tutte le parti, e ve lo mostro con una watch face magari non totalmente nera. Ecco, guardate, si poteva fare qualcosina in più sotto questo aspetto, anche se dobbiamo considerare che nella parte superiore è presente un piccolo sensore per la regolazione automatica della luminosità. Display TFT, quindi qualità non eccelsa nonostante sia in alta risoluzione, c'è la totale mancanza di neri profondi e questo si nota quando andiamo a impostare la luminosità su livelli molto elevati. Come vedete i neri diventano praticamente dei grigi. Bella però la copertura del display, 2.5D vengono definite così quando sono stondate, arrotondate alle estremità. Infine a bordo troviamo anche il GPS GLONASS abbastanza preciso e molto rapido, e questo mi ha stupito nell'agganciare i satelliti. Sembra una cosa scontata ma non è affatto così. Io ho testato tanti smartwatch in passato e la maggior parte di questa era davvero molto lenta nel prendere un buon numero di satelliti. Questo invece è decisamente rapido sotto questo aspetto. Utilizza un sistema operativo che definirei chiuso, classico da smartwatch, e nonostante l'interfaccia sia molto simile al fratello maggiore, qui non possiamo installare altre applicazioni oltre a quelle già presenti nel dispositivo. Risulta comunque abbastanza rapido nella fruizione, anche se c'è la totale assenza di animazioni, come potete ben vedere. Questo da una parte è fatto per allungare l'autonomia di questo smartwatch e dall'altra parte per non gravare troppo sulle sue prestazioni. La sua autonomia dichiarata è di 9 giorni di utilizzo, io ora sono a 5 giorni di uso intenso e la batteria è al 25%, come vedete qui in alto a destra. Non è assolutamente male. Con un utilizzo classico da smartwatch, secondo me arriviamo tranquillamente sui 7-8 giorni di utilizzo. Ma quali funzioni troviamo? Beh, ovviamente abbiamo il classico ormai cardiofrequenzimetro che vi mostro.
comparato ad un saturimetro, e abbiamo 70 battiti sullo smartwatch e 70-71 sul saturimetro, quindi niente male. Continuando con gli swipe, troviamo il monitoraggio del sonno abbastanza preciso, l'ho apprezzato, il meteo, le calorie bruciate, passi percorsi e infine il lettore multimediale per la musica. Ci permette di manovrare la nostra playlist musicale direttamente sul nostro smartphone, in quanto lui purtroppo non è dotato né di una cassa audio né di un microfono, a differenza del fratello maggiore. E anche il versante delle notifiche è abbastanza ridotto, possiamo solo visualizzarle come in questo caso ed eliminarle, ma non possiamo purtroppo rispondere in nessun modo. L'assenza totale di animazioni un po' si sente, specialmente quando facciamo questi swipe nella stessa schermata. Non capiamo mai se è andato a buon fine lo swipe oppure no. Invece le funzionalità più avanzate vedono la presenza di ben 11 track sportivi, dalla semplice camminata alla corsa fino al nuoto, in quanto questo dispositivo è impermeabile certificato fino ai 50 metri di profondità. E ora il test più temuto, ovvero quello dell'immersione. Agitiamolo un po', tiriamolo fuori e dovrebbe funzionare. Eccolo qui, perfettamente funzionante. Anche il touch, no, il touch bisogna pulirlo un po'. Troviamo ovviamente il registro, lo storico di tutte le nostre attività sportive, e le informazioni sono davvero tante anche grazie al GPS integrato. Abbiamo la distanza percorsa, tempo, calorie, passi totali, velocità media, cadenza, e non sono presenti molte altre funzionalità di rilievo, tranne questa, sarebbe una sorta di assistente alla respirazione per cercare di rilassarsi un attimino. Troviamo la bussola, che è sempre gradita, la pressione atmosferica più l'altimetro, e scorrendo abbiamo anche i classici timer, sveglie varie, cronometri e praticamente nient'altro. L'applicazione per smartphone è stata rinnovata in occasione del lancio del Mi Watch Lite e presenta un'interfaccia che definirei accattivante, con questo omino in 3D che ci seguirà in tutte le schede dell'applicazione appunto, e da qui possiamo accedere ad alcuni dettagli abbastanza interessanti, come lo storico totale dei passi giornalieri. Purtroppo non ho camminato molto in quanto è fine anno e ho pensato solo a mangiare. Questo è davvero interessante. Tramite il GPS GLONASS integrato nello smartwatch possiamo accedere alla mappa dei posti in cui ci siamo allenati, in cui abbiamo camminato o siamo andati a correre, e l'ho trovato abbastanza preciso, anzi decisamente preciso. Qui ha notato che sono andato per un attimo in un parchetto, qui invece ha notato che mi sono soffermato per un po' di tempo davanti a un negozio per comprare cibo da asporto, vabbè, devo pur mangiare. E infine qui è stato bravo nel calcolare quando sono andato in un sottopassaggio da dove sono entrato e da dove sono uscito. Sono abbastanza soddisfatto sotto questo aspetto. Voglio segnalare inoltre che in questi 5 giorni di utilizzo sono stati rilasciati già 2 aggiornamenti che hanno reso il dispositivo più reattivo nell'uso quotidiano. Se c'è però un aspetto su cui questo smartwatch è praticamente imbattibile, almeno nella sua fascia di prezzo, è quella delle watch face. Ce ne sono già una valanga da scaricare gratuitamente tramite lo store dedicato, sono già divise per categorie, ad esempio ci sono quelle painting, come questa qui che mi ricorda il mio vecchio sfondo del Mi 9T, molto carina. E inoltre, oltre ad esserci molte smartwatch, e molte ne vengono aggiunte ad ogni aggiornamento, le stesse smartwatch risultano anche personalizzabili sul dispositivo stesso. Come vedete c'è un piccolo ingranaggio su alcune che ci permette di andare a impostare i valori che noi vogliamo visualizzare nella watch face, e incredibilmente qui abbiamo anche un'animazione di scorrimento. Insomma, lo Xiaomi Mi Watch Lite è uno smartwatch davvero interessante. Io lo considero la naturale evoluzione della Amazfit Bip, anche lui uno smartwatch con tanta autonomia e con GPS integrato, una rarità da trovare in questo segmento. Ok, ora però vi dico quanto costa. Beh, il suo prezzo comprandolo dall'Italia, ad esempio su Amazon,
Amazon è di circa 70 euro, prezzo di lancio che poi scenderà sicuramente con le prime offerte. Dalla Cina invece il suo prezzo è già inferiore ai 50 euro. Allora, c'è da fare una considerazione: per 70 euro secondo me ci sono troppe mancanze. Non c'è ad esempio la saturimetria, ovvero il monitoraggio dell'ossigenazione nel nostro sangue, non c'è il calcolo dello stress quotidiano aggiornato e ci sono tante altre mancanze che solitamente però troviamo su modelli più costosi, come dei materiali di maggiore qualità, l'NFC per i pagamenti, l'ECG, l'elettrocardiogramma e così via. Lo stesso display TFT su questo dispositivo è ok, ben definito, si vede bene anche sotto luce diretta del sole, però non ha una qualità eccellente, specialmente sui neri. Altre tecnologie come l'AMOLED sono migliori per uno smartwatch, ma capisco che bisognava anche togliere qualcosina per mantenere un prezzo basso. Considero comunque 70 euro un po' eccessivi per quello che offre il Mi Watch Lite. 50-60 sono già un ottimo prezzo che potrebbero renderlo un best buy. Detto questo e giunti al termine di questa recensione, vi consiglio oppure no lo Xiaomi Mi Watch Lite? Beh, se cercate un dispositivo da utilizzare tutti i giorni, che sia dotato di grande autonomia, da utilizzare a fini amatoriali ovviamente, per attività sportive che possono andare dal nuoto alla corsa, beh, il Mi Watch Lite è un ottimo dispositivo, anche grazie al buon cardiofrequenzimetro e al GPS GLONASS integrato. Se invece siete sportivi un po' più esperti, non dico professionisti, ma cercate un dispositivo più adatto per monitorare al meglio le vostre attività sportive appunto, beh, in questo caso il Mi Watch Lite non è equipaggiato con sensori precisi come modelli più costosi, ma è abbastanza normale dato il prezzo. Se volete acquistarlo, comunque ragazzi, vi lascio tutti i suoi link d'acquisto sia dall'Italia sia dalla Cina qui sotto in descrizione video. Invece le offerte a lui dedicate, come quella che vi ho mostrato poco fa, ve le segnalerò come sempre nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, insieme a tantissime altre offerte, e lo trovate linkato qui sotto in descrizione video, insieme al mio gruppo Facebook e al mio canale Instagram. Entrate numerosi! Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questo Xiaomi Mi Watch Lite. Vi piace? Non vi piace? Lo comprereste? Non lo comprereste? Trovate il prezzo giusto? Troppo alto? Gli manca qualcosa? Oppure no? Beh, parliamo di tutto questo qui sotto nei commenti, e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video un po' vi è piaciuto, beh, potete supportarmi come? Molto semplice, con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. Detto questo, aspetto le vostre opinioni qui sotto nei commenti e noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!